Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica ovviamente. Prima di cominciare questo contenuto, Fiorentina-Napoli 0-3, termina il girone di andata alla grande per il nostro Napoli. Sarà cambiato forse ieri l'albergo, l'alloggio dove il Napoli poi pernotta prima della partita contro la Fiorentina, ma io dico è cambiato poi il Napoli in toto, soprattutto chi siete sulla panchina. Timeline del match, analisi un attimo del girone di andata con numeri e dati alla mano. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati in maniera cronologica, e un bel like a questo video che fa piacere tantissimo all'algoritmo, altrettanto al sottoscritto. Da dove partiamo? Partiamo col dire che siamo sempre benvenuti, ecco, e c'è sempre un'atmosfera di festa quando giochiamo a Firenze, tifoseria gemellata con quella di Verona, dove anche lì ci accolgono sempre a braccia aperte. Non vado nel dettaglio, abbiamo visto e credo che avete visto anche il video su Canale 21, l'hanno postato anche sul loro canale YouTube, del giornalista che comunque è stato allontanato. Tutti gli anni ne succedono di tutti i colori. In quel di Firenze ricordiamo anche gli insulti a Spalletti e quant'altro, e non solo. Se dobbiamo fare la lista di tutto ciò che succede fuori casa, diciamo quando il Napoli deve essere tra virgolette accolto, non la finiamo più, e poi siamo noi quelli, diciamo, con le trasferte vietate ogni qualvolta dobbiamo andare a giocare fuori casa. Aperta e chiusa parentesi, doverosa, perché si facciam la gente, ecco, detto in napoletano, senza che poi mi arrabbio, perché è una domenica in scioltezza, sarà una settimana in scioltezza che ci vedrà poi impegnati contro il Verona. Passiamo alla partita. Al netto di tutto, 17 falli per quanto riguarda la Fiorentina, 15 falli per quanto riguarda il Napoli. Perché dico questo? Perché mancano, secondo me, ad onor del vero, 2 gialli in casa Napoli, Anghissà e McTominay nei primi 13 minuti, giusta l'ammonizione a Di Lorenzo. Passiamo alla timeline del match. Gol annullato giustamente per fuorigioco ad Olivera, Spinazzola al 17esimo, un tiro sul primo palo ma niente di fatto. Neres al 27esimo, un tiro alto da fuori, si accentra ovviamente, si porta la palla sul sinistro, un tiro molto alto. Manca un giallo a Sottil al 28esimo, perché comunque analizziamo sia i cartellini non dati in casa Napoli ma anche quelli non dati alla Fiorentina. Gol di Neres, arriva il gol di Neres, un grandissimo gol, ma poi analizziamo anche dopo il match e gli highlights. 31esimo, sbagliamo una rimessa laterale, mandiamo la viola in porta, calcio d'angolo. Subiamo questa situazione, però dobbiamo stare più attenti nel, diciamo, calibrare anche i palloni con le mani, perché una rimessa laterale nella zona difensiva del Napoli poi manda una squadra in porta, e se tecnicamente sono validi ci puoi rimettere anche il gol subito. 33esimo, angolo per la Fiorentina, ma era una rimessa dal fondo sull'angolo, niente di fatto. C'è il gol annullato poi alla Viola, giustamente per fallo di mano, perché c'è ancora stamattina chi dice il gol era regolare, il calcio di rigore e il fallo di mano, scusate, non c'era, quando il fotogramma e i fotogrammi sono molto ma molto chiari. La palla cambia direzione, si appoggia a terra vicinissima ai piedi di Ken, e quindi gol da annullare sacrosanto. Tiro di Mandragora para Meret al 39esimo, o Mandragora come lo si voglia chiamare. 40esimo il giallo a Di Lorenzo, l'abbiamo già detto, giustissimo. 42esimo regalo di Anghissà alla Viola, un passaggio arretrato, occasione comunque per la Fiorentina, cross dodo di testa, alto e non se ne fa niente per nostra fortuna. Finisce l'intervallo, siamo sull'1-0. 52esimo, bella azione, Anghissà però in fuorigioco, arriva comunque McTominay al tiro. Comunque un Napoli che è entrato nella ripresa comunque sul pezzo. 53esimo, rigore sacrosanto per il Napoli, trasforma Lukaku. 61esimo, possibile azione pericolosa per la Viola in quella situazione confusionaria che abbiamo visto. Para Meret, poi la palla riarriva nell'area piccola, un po' di caos, ma non se ne fa niente. La Fiorentina comunque non riesce
non riesce, diciamo, ad accorciare le distanze in quel frangente. Contropiede Neres, vicini al 3-0, che poi arriva poco dopo con il gol di McTominay. Ultimo sussulto, diciamo, sottile, tiro di poco alto con i campi di Meret, e concludiamo la timeline della partita. Per quanto riguarda poi il contestualizzare il tutto, è stato secondo me un ottimo Napoli. Preparazione, lettura e interpretazione del match da 8,5 in pagella, perché non andiamo a fare le pagelle per i calciatori che mi sembrano abbastanza riduttive in alcune partite, dove poi trovi sicuramente il man of the match, quello che ha giocato meglio, colui che ha acceso poi il tutto, ovvero Neres. Però è stato un Napoli che nel complesso è totalmente sufficiente e anche oltre. Neres su tutti, dicevamo, però c'è un Napoli che in maniera armoniosa appoggia la fase offensiva e si rintana molto rapidamente quando perde il pallone, compattandosi e non lasciando quasi niente all'avversario. Nel primo tempo a me personalmente non sono piaciuti McTominay ed Anghissà, ma non del tutto, però ci sono dei numeri che vanno contestualizzati e non vanno sicuramente, diciamo, accantonati, ovvero 17 possessi persi per Anghissà, 13 per McTominay, con una precisione di passaggi 76% Anghissà e 77% McTominay. Se andiamo sulla percentuale di passaggi riusciti di Lobotka, che è 98%, se non erro 41 passaggi su 42 diciamo terminati a buon fine, vediamo che un tantino il primo tempo comunque in mediana potevamo fare qualcosina di più. È un Napoli efficace, è un Napoli cinico, è un Napoli con una cazzimma esagerata, ovviamente ad immagine e somiglianza di chi siede in panchina. 10 tiri totali ieri, e se diciamo andiamo un attimo indietro e prendiamo la partita col Venezia, dove il Napoli tira 25 volte, comunque tra i tiri fuori, tra i tiri rimpallati, tra i tiri parati, verso la porta, ecco che ritorniamo sul fatto che il portiere del Venezia nella scorsa comunque partita ha fatto i bambini con i baffi, come direbbe Armando. Una sola volta in 90 minuti Lukaku servito sull'esterno, e noi diciamo è da settimane che invogliamo a servire il calciatore al centro dell'attacco e non sull'esterno, perché sono palle che vanno perse per le caratteristiche del nostro numero 9, che poi non ha il 9 dietro la maglia, ma speriamo che riusciamo a metterglielo quanto prima, eliminando anche del tutto una parentesi che a me, diciamo, sta un tantino sulle scatole, quella del nigeriano. E poi c'è chi sostituisce bene gli infortunati. Dobbiamo dirlo assolutamente, non deve passare inosservato. Juan Jesus ha fatto una grandissima partita ieri, sta facendo bene comunque chiamato in causa, così come ha fatto bene nel secondo tempo lo stesso, così come Anghissà e McTominay ha fatto bene Spinazzola, invenzione di Conte. Io nel video che ho fatto ieri mattina pre-partita, diciamo, credevo che sarebbe stato meglio schierare un gong, non strafare troppo con, diciamo, le scommesse, ma ovviamente diciamo molto felicemente per quanto riguarda noi tifosi ha avuto ragione Conte. E come? Ecco perché è un Napoli dove le pagelle, come ho detto prima, possono essere riduttive. È un Napoli che nell'intero, rosa alla mano, corta o lunga che possa essere, tiene tutti sul pezzo, e il mister è riuscito comunque a risanare mentalmente qualsiasi cosa. La difesa l'ha resettata e i numeri parlano da soli. 19 partite, 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, Verona, Atalanta e Lazio, 30 gol fatti e 12 subiti, 12 gol subiti, la metà dei quali con Verona e Atalanta, e 6 diciamo nelle altre 17 partite. È un cammino impeccabile con 11 clean sheet. Statisticamente in Italia le squadre di Conte
riescono a dare il meglio a livello di punti, ovviamente dati alla mano quando Conte ha allenato squadre in Italia che poi possano essere strisciate o meno, hanno reso di più a livello di punti portati a casa nelle ultime 13 partite. Quindi se dovesse poi rivelarsi azzeccata anche questa previsione numerica, siamo già a buon punto con i 44 punti portati nel girone di andata, previsione 88 punti. Era una partita che a livello nervoso, per l'ambiente e per ovviamente l'amicizia tra virgolette che corre e il buon sangue che scorre tra tifoserie fiorentine, napoletane, eccetera eccetera, era una partita molto ma molto complicata. E invece il Napoli ha fatto sembrare la Fiorentina tra virgolette, non voglio dire che è scarsa, ma tra virgolette scarsa, perché poi è stata osannata in tutto e per tutto questa Viola che ha iniziato il campionato con diciamo in quinta marcia, poi sta calando un tantino fisicamente e quindi non sta portando poi più tanti punti a casa come ha fatto diciamo nelle prime, se non erro, 9-10 giornate di campionato, che la Fiorentina ha fatto veramente molto, ma molto bene. Rispondo ad un commento che mi ha fatto pensare ieri sera nella live e ci ho pensato fino a stamattina. Se la Fiorentina avesse giocato con il 4-3-2-1 o un 4-2-3-1, mettetela come volete, comunque con una difesa a 4, come sarebbe finita? Io nella live ho risposto e sono sempre della stessa idea, sarebbe finita ugualmente in favore del Napoli. Poi non si può dire se 3-0, 4-0, 1-0 eccetera eccetera, però per ciò che ho visto a livello difensivo con una difesa a 4 della Fiorentina nelle partite precedenti, il Napoli sarebbe andato comunque a nozze per gli spazi che comunque creano tra i due centrali. Forse Palladino anche dopo la partita in campionato, se non vado errato, con la Juventus 2-2 l'ultima uscita, ha cercato di compattarsi o meglio provare una soluzione diversa per subire meno. Non ci è riuscito, ma non ci è riuscito perché è un Napoli che ha fatto veramente una grandissima partita. Neres si prende la titolarità e si mette al di sopra, mio parere, al di sopra di tutti gli esterni che abbiamo in rosa, Politano compreso, perché poi va benissimo Politano, la doppia fase l'ha fatta anche Neres ieri, e se si riesce un attimo a diciamo incrementare i compiti di mezzala, terzino e centrale di destra, limitando un tantino i compiti in difesa dell'esterno in attacco, anche se la doppia fase va fatta e Neres l'ha fatta in maniera impeccabile, ma senza ritrovarselo però sulla bandierina del calcio d'angolo dove poi difendiamo noi. Ecco che ci ritroviamo, e l'ho detto anche ieri in live, un calciatore in più tra le linee quando recuperi il pallone. E che calciatore, perché poi lo servi palla al piede nella tua metà campo, diciamo oltrepassando la linea di pressione della squadra avversaria, ti ritrovi comunque con un 3 contro 2, anche un 4 contro 2, perché Neres comunque abbiamo visto non solo dal grandissimo gol, ma da ciò che ha fatto in queste giornate di campionato e da quando pian piano ha scalato la graduatoria per diventare poi un titolare, sempre dal mio punto di vista, inamovibile, si porta sempre un paio di calciatori appresso e quindi diventano situazioni che anche con Neres la punta e con al limite l'esterno che comincia di là a sinistra a scendere e a dare una mano per dettare qualche passaggio, qualche cambio di gioco, si creano situazioni molto ma molto invitanti a livello offensivo. Faremo anche poi in settimana, restate comunque sul canale, iscrivetevi come ho detto prima, attivate la campanellina perché arrivano video comunque tutti i giorni. Domani non lo so se ce la farò a fare due chiacchiere con voi perché ho una giornata comunque tra lavoro e musica impegnatissima. I link della mia band li trovate come sempre qui sotto in descrizione nel caso qualcuno in questa domenica vuole allietarsi, diciamo, e ascoltare un po' di musica. Fatemi sapere anche da quel punto di vista cosa ne pensate.
Forza Napoli e ci aggiorniamo in settimana. Ciao!